Ciao, sono Tiziano Zanotti e ti do il benvenuto a Bass Insight, una nuova serie di video dedicata ad approfondire alcuni argomenti chiave del mio corso Bassista Contemporaneo Online, che è il primo corso professionale di basso elettrico interamente online, costruito sui miei volumi Bassista Contemporaneo volume 1 e volume 2, ed è composto da oltre 700 video. In ogni episodio di questa serie ti guiderò su un tema specifico con esempi e suggerimenti pratici che puoi applicare subito sul tuo strumento. E subito dopo questa breve presentazione seguirà un estratto preso direttamente dal corso online. In questo modo vedrai la lezione vera e propria con i relativi esercizi. L'argomento di oggi è uno di quelli che genera sempre tante domande: le forme delle scale sul basso. C'è chi le considera un limite perché teme che portino a suonare in maniera rigida e meccanica, ma la mia esperienza con centinaia di studenti mi dice esattamente il contrario. Se affrontate nel modo giusto, le forme sono uno strumento indispensabile. Intanto la mente funziona per immagini, quindi visualizzare le forme sul manico ti permette di orientarti più velocemente. Le visualizzazioni sulla tastiera del basso, per non essere però limitanti, devono essere tante e con diverse caratteristiche. Quindi nel corso non ci fermiamo mai a una sola forma, lavoriamo su forme base, forme orizzontali, forme verticali e oblique, così hai più possibilità a disposizione. È chiaro che le forme da sole non bastano, per diventare davvero utili devono essere collegate alla teoria, all'orecchio e alla pratica musicale. Solo così ti aiutano a creare linee di basso varie e molto personali. Fra poco vedrai il video tratto dalla lezione 7E del volume 1, intitolato Il segreto per semplificare le scale sul basso. Qui impari l'uso delle due forme base della scala maggiore, che sono l'elemento iniziale per ragionare e suonare con questo tipo di approccio. È un punto di partenza fondamentale che ti apre la strada a un fraseggio più chiaro, più veloce e preciso. Prendi il basso, segui la lezione passo passo e vedrai che le forme non sono più un vincolo, ma un aiuto concreto per trovare un tuo modo personale di suonare. Se vuoi approfondire, qui sotto trovi tutti i link al corso online e al volume Bassista Contemporaneo. Ciao! Lezione 7 e forme sulla tastiera, pagina 55. Ok, le forme iniziamo a vedere, questa è la scala maggiore in forma base. Cosa intendo per forma? Per forma intendo il disegno, cioè la rappresentazione di una certa scala o di un certo accordo sulla tastiera, cioè come può essere vista sulla tastiera. Questo è molto importante perché le forme ci permettono di applicare in maniera molto facile e lineare il materiale che vediamo in teoria, ci permettono di applicarlo sulla tastiera. Allora, per la scala maggiore usiamo due tipi di forme. Il primo tipo di forma semplice è questo qua, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, nel caso della scala di Do maggiore. Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Re, Do. Questa è una scala di Do maggiore in forma A. Cosa succede? Che questo è Do, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Re, Do. Tutte note naturali, qui c'è un altro Do, posso fare la stessa scala. Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Re, Do. In pratica la diteggiatura è 2, 4, 1, 2, 4, 1, 3, 4. E poi al contrario. Queste sono le note della scala, sono esattamente... Chiaramente esistono tanti modi sul basso per fare le stesse note, cioè Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, che sul pianoforte sono in un unico modo, in un'unica posizione. Qua potremmo farle anche Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, oppure Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Sono tutte forme diverse. Le forme che andiamo a vedere in questa semplice, le prime forme che guardiamo in questa lezione sono la forma A, che è questa che abbiamo appena visto, e la forma B che parte col mignolo, col quarto dito in quarta corda, cioè la più grossa, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Re, Do. Chiaramente sul pianoforte le forme non ci sono perché
La scala di Do la fai sempre in questo modo, certo puoi cambiare le dita, puoi usare sempre l'una eccetera, ma il disegno è lo stesso. Invece sul basso abbiamo diverse forme, quindi ripeto, forma A e forma B. Cosa succede? A questo punto bisogna impararle bene. In questo caso è la scala di Do, ma potrebbe essere la scala di La maggiore. Qua c'è La, che il La maggiore ha il Fa diesis, Do diesis, Sol diesis. La, Si, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Sol, Fa, Mi, Re, Do, Si, La, Si, Do diesis, Re, Mi, Fa diesis, Sol diesis, La, Sol, Fa, Mi, Re. Questa è la forma A e la forma B sarebbe questa. La, Si, Do, Re, Mi, Fa, Sol diesis, La. La forma B è 4, 1, 3, 4, 1, 3, 1, 2. Quindi c'è uno spostamento in più. Ok, poi come vengono scritte nella figura, vedi la figura 7.6 ti spiega come scrivere. O, quella O non è una O ma è un cerchio, indica la zona della forma base, cioè ogni volta che vedi quel cerchio lì vuol dire forma base. Poi vedremo ci sono le forme orizzontali, le forme verticali, le forme oblique, cioè tanti tipi diversi di modi di vedere sullo strumento le scale, gli arpeggi, tutte le cose che vedremo. Quindi il cerchio è la forma base, il cerchio è la forma base vuol dire che è una base. Quello che andiamo a vedere adesso in queste prime 10 lezioni sono le forme base, perché sono le forme proprio che servono per costruire come base quelle altre che vengono. Quindi O, quel cerchio lì non è una O ma è un cerchio. SM vuol dire scala maggiore A, in questo caso sarebbe la scala O, cerchietto SMA di La maggiore. Se invece faccio la B sarebbe cerchietto SM, cioè scala maggiore, B è questa. Bene, a questo punto interessantissimo è iniziare ad usare queste scale per costruire delle proprie frasi. Rimaniamo anche in La maggiore. La, Si, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Sol, Fa, Mi, Re, Do, Si, La, Ta, Re, Ra, Ri, Ra, Ru, Ra, Ro, Ru, Ra, Ri, Ri, Ra, Ri, Ro, Ro, Ti, Ri, Ra, Ri, Ri, Ro, Ro, Ru, Ra, Ti, Ri, Do, Ro, Ri, Ri, Ra, Ru, Ra, Ro. Cioè iniziare a suonare, ad esempio mescolando la forma A e la forma B, e iniziare a cercare di prevedere prima che suono uscirà La, Do, Si, La, La, Re, Mi, Re, Do, La, Mi, Fa, Sol, La, Mi, Do, La. E qua sarebbe La, Mi, Do, La, Si, Do, Re, Mi, Fa. Quindi se questo è l'accordo di La, La, Do, Si, La, molto semplice. La, Re, Mi, Fa, Sol. E iniziare a mescolare La, Sol, Fa, Mi, Re, Do, Si, Do, Re, Mi, Fa, Mi, Re, Do, Si, La, Ti, Ra, Ra, Ru, Ra, Ri, Da, Ri, Da, Ri, Da, Ri, Do, Ri, Da, Re, Di, Do, Ti, Ri, Da, Ri, Do. Sto usando in questo caso le note della scala di La maggiore nelle due forme. Chiaramente io potrei andare fuori dalle forme, perché La, Si, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Sol, Fa, Mi, Re, Do, Si, La, Sol, La. Questa nota è fuori dalla forma di La, ma è nella tonalità. La, Sol, Fa, sia il Sol diesis che il Fa diesis sono fuori dalla forma di La. La, Si, Do, Re, Mi, Re, Do, Si, La, Sol, Fa, Sol, La. Posso quindi iniziare ad usare le forme base ma anche andare fuori.
E questa, così come sul pianoforte, si va tranquillamente. In questo caso se faccio un basso di La, sto usando esclusivamente le note di La maggiore. Cambiamo tonalità, ad esempio andiamo in Sol maggiore. Qua c'è il Sol, forma A. Chiaramente posso andare anche in altre zone che magari non conosco ancora bene, ad esempio qui c'ho un Sol perché è il 12° capotasto, questo abbiamo le corde vuote, quindi Mi, La, Re, Sol come sono vuote e di conseguenza se questo è La, questo è il Sol, posso farlo qua. Sempre forma A. Avevo usato una nota fuori dalla forma ma sempre nella scala chiaramente. È chiaro che adesso sei invitato proprio a mescolare queste note, ad improvvisarci delle melodie. Per fare questo chiaramente puoi fare i tuoi salti di terza, salti di quarta che abbiamo già visto, anzi dopo lo andiamo a vedere proprio nel dettaglio, sviluppati con anche quarte, quinte eccetera. Puoi iniziare a pensare a dei pezzi di frammenti, appunto di salti di terza. Chiaramente con la scala maggiore si ottengono delle sonorità tipicamente maggiori che sono da un lato anche non proprio tra le più usate, anche se sono però la base di tutto il resto. Ok, allora, il prossimo video è dedicato proprio ai salti di terza e di quarta da sviluppare per acquisire tecnica con le mani e poterli quindi usare per improvvisare. Ci vediamo nel prossimo video.